Benvenuti, cari amici. Stiamo per entrare in un mondo di mistero e di magia. In questo racconto conosceremo la storia di una bottega magica, di un antico calendario e di una notte di Natale che cambierà la visione della nostra vita. Vivremo insieme l'emozione di un viaggio senza tempo, guidati da simboli antichi e dalla saggezza di una figura misteriosa. Il Natale può risvegliare il nostro spirito e condurci verso una nuova consapevolezza. Mettetevi comodi e rimanete con noi fino alla fine per giungere a una trasformazione profonda e avvincente. Prima di proseguire, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche per non perdere i nostri prossimi video. Bene, andiamo a cominciare. Era la mattina della vigilia di Natale e la cittadina di Montevaldo giaceva sotto un manto di neve lucente. Le strade erano addobbate con luci scintillanti, mentre il profumo di castagne arrosto avvolgeva l'aria. Nella piazza del paese si ergeva maestoso un vecchio albero di Natale, addobbato con sfere scintillanti e luci colorate. Lì vicino sorgeva una piccola bottega, conosciuta solo da pochi intenditori, la bottega del tempo sospeso. Il suo proprietario, un uomo di mezza età, dai capelli grigi e dagli occhi saggi, si chiamava Elias. Aveva una particolare passione per l'Oriente e per le antiche tradizioni buddiste. La sua bottega era un rifugio per coloro che cercavano qualcosa di unico e raro, per collezionisti di antichità e di oggetti preziosi. Elias aveva il dono speciale di soddisfare sempre le richieste dei suoi clienti, a volte in modi decisamente non convenzionali. Quella mattina un uomo anziano entrò nella bottega di Elias con uno sguardo smarrito. Era Stanislao, un professore in pensione, noto per la sua passione per la storia e per le culture orientali. Entrando, disse: «Buongiorno, ho sentito parlare della sua bottega. Sono venuto qui perché...» Ma la frase rimase in sospeso e lo smarrimento di Stanislao era sempre più evidente. Dopo una vita dedicata all'insegnamento, ora che poteva godersi la pensione, Stanislao si sentiva in qualche modo vuoto e smarrito, nonostante la sua conoscenza approfondita delle diverse tradizioni spirituali del mondo. In un articolo di giornale aveva letto di una misteriosa bottega che, oltre a vendere oggetti antichi e preziosi, era considerata un luogo che sembrava avere il potere di risvegliare l'anima e di offrire una nuova prospettiva sulla vita. Stanislao si trovava in un momento di transizione, cercando qualcosa che andasse oltre il suo sapere accademico, qualcosa che potesse infondere un senso più profondo nella sua esistenza. «Ho bisogno di qualcosa di speciale per questo Natale», disse Stanislao con un sorriso malinconico. Elias, con un cenno, invitò l'uomo ad esplorare la bottega. Gli occhi di Stanislao si illuminarono di fronte a quelle rarità. Caratteristiche maschere tibetane, preziose pergamene di sacre scritture, statue provenienti da terre lontane. Ma ciò che catturò maggiormente la sua attenzione fu un antico calendario vergato a mano, in cui ogni giorno era rappresentato da un simbolo unico e ipnotico. «Questo è il calendario celeste», spiegò Elias. «Ogni simbolo rappresenta un insegnamento, un momento di riflessione. Ma il simbolo più speciale è quello del giorno del solstizio d'inverno, quando si celebra la rinascita e la luce che vince le tenebre». Stanislao cominciò a sentire una connessione profonda con quel calendario e chiese a Elias di raccontargli la sua storia. «Molti anni fa», iniziò Elias, «un monaco buddista proveniente dall'Oriente arrivò in questa cittadina. Portava con sé questo calendario e lo donò alla nostra bottega, dicendo che il suo potere era legato alla sincronicità con l'universo. Si dice che il calendario possa aprire porte verso dimensioni sconosciute e condurre chi lo possiede a una profonda comprensione della vita e della rinascita. Ma attenzione! Il suo potere è solo per coloro che lo accolgono con cuore aperto». Stanislao, attratto dalla magia della storia, decise di acquistare il calendario celeste. Mentre lo teneva tra le mani, sentì un calore diffondersi dentro di sé. Elias sorrise e poi disse:
Il calendario ti guiderà attraverso un viaggio di scoperta e di rinascita, ma ricorda, devi essere pronto ad accoglierlo con fiducia. La notte della vigilia di Natale, Stanislao si sedette accanto al fuoco, illuminato solo dalla luce delle fiamme guizzanti. Chiuse gli occhi e si immerse nei simboli del calendario celeste. Iniziò a percepire un'energia antica dentro di sé, una connessione con il mistero dell'universo che lo avvolgeva con un calore confortante. Mentre il suo spirito si librava in un viaggio senza tempo, Stanislao si ritrovò in un luogo incantato, un giardino rigoglioso, circondato da ruscelli d'acqua limpida e fiori di rara bellezza. Era come se percepisse accanto a sé la presenza di persone provenienti da tutto il mondo, che cantavano inni di rinascita e di vita. Una di queste si avvicinò a lui. Aveva un'aurea luminosa che portava con sé la saggezza dei secoli. «Benvenuto, viaggiatore del calendario celeste», disse la misteriosa figura. «Hai aperto le porte del tuo cuore alla comprensione dell'essere. Il Natale è il momento in cui la luce interiore può sconfiggere le tenebre e la rinascita può avvenire in ogni cuore aperto. La luce che brilla durante il Natale è un simbolo della consapevolezza risvegliata, una fiamma che può dissipare l'oscurità delle illusioni e delle paure. Un richiamo interiore per rinnovare il tuo spirito, per abbandonare vecchi schemi e abbracciare la possibilità di una nuova consapevolezza». La saggia figura posò una mano sulla spalla di Stanislao, comunicando una calda presenza, e continuò dicendo: «In ogni cuore aperto durante questa notte santa si manifesta il potere trasformativo del Natale. È un invito a coltivare la compassione, a tendere la mano verso gli altri con amore sincero e a riconoscere la sacralità di ogni vita. Viaggiatore del calendario celeste, la tua ricerca non è finita qui. Il potere di cui hai fatto esperienza è solo l'inizio di un viaggio senza fine. Continua ad aprirti alla saggezza che il tuo cuore può ospitare e scoprirai che ogni giorno può essere un risveglio, una rinascita». Stanislao si risvegliò la mattina di Natale con una sensazione di leggerezza e di rinnovamento. Guardò fuori dalla finestra e vide un mondo coperto da una neve candida, una tela bianca pronta per essere dipinta con nuove esperienze. Il calendario celeste era lì accanto a lui, emanando una luce delicata. Stanislao rimase seduto, in contemplazione, con il cuore colmo di gratitudine e la mente illuminata dalla comprensione di un Natale che era diventato molto più di una festività, trasformandosi in un portale per la sua crescita personale e spirituale. Grazie per essere entrati nel magico mondo della bottega del tempo sospeso e del calendario celeste di Montevaldo. Se anche voi avete sentito il richiamo della rinascita e della luce interiore, iscrivetevi al nostro canale e mettete un like a questo video racconto. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto e condividete le vostre riflessioni. Alla prossima avventura!